Le sirene spagnole tornano a suonare per Alessandro Bastoni, un grande classico potremmo dire, visto che prima il Barcellona e poi il Real Madrid sono arrivati a bussare alle porte dell'Inter per il difensore nerazzurro. In questi ultimi giorni ci siamo chiesti molto che cosa si fossero detti Perez e Marotta in quell'incontro spagnolo per il match tra le Legends ed è spuntata in queste ultime ore questa indiscrezione dell'interesse dei Blancos per Bastoni, proprio poco dopo che le parole dell'agente del giocatore avevano messo una sorta di punto alle varie questioni di mercato. Quindi che cosa dobbiamo aspettarci? Bastoni è veramente a rischio? Dobbiamo ricominciare a pensare ad un Inter senza Alessandro Bastoni? Sicuramente dobbiamo fare un po' di considerazioni che voglio portarvi qui in questo nuovo contenuto, amiche e amici nerazzurri, quindi ben ritrovati qui su Passione Inter. Vi invito come sempre prima di partire a continuare a sostenere il progetto Passione Inter con un mi piace a questo contenuto, l'iscrizione al canale per chi non l'avesse ancora fatto e poi stiamo parlando di tanti argomenti nel club di Passione Inter in questi giorni, quindi mi raccomando unitevi anche voi al nostro club passioneinter.club e vi aspettiamo con tanti interisti e tanti nerazzurri da tutto il mondo. Allora partiamo perché cambia il fronte spagnolo, ma non cambiano quelle che sono le premesse, perché l'Inter non vuole e non ha intenzione di privarsi con facilità di Alessandro Bastoni, quindi il prezzo è fissato sui 70 milioni, la stessa cifra di cui si era parlato anche ai tempi del Barcellona, tempi non poi così lontani. È una valutazione giusta? È una valutazione giusta per me, per uno di quei giocatori chiave dell'Inter che lo stesso Marotta nell'ultima intervista a DAZN, parlando di zoccolo duro di questa squadra, aveva menzionato insieme a Barella e Lautaro, proprio appunto per fare riferimento a quelli che sono i pilastri della squadra, appunto lo zoccolo duro di questa squadra, e c'era anche Bastoni tra i nomi menzionati dal presidente. Quindi questo interesse deve far tremare, se vogliamo, solo di fronte ad un'offerta che parta almeno da quella cifra, almeno da 70 milioni. Perché dico almeno? Perché Bastoni in questo momento su alcuni portali, ad esempio Transfermarkt, è valutato 65 milioni. Quindi se l'Inter dovesse accettarne fondamentalmente 70, stai dando sicuramente un più valore, ma stai accettando di fatto quella che è la base minima per lasciarlo andare. Ad esempio, faccio l'esempio palestra perché è quello che c'è più vicino in questo momento a livello pratico. Palestra ha valutato 35 milioni, l'Atalanta ne chiede 60, quindi l'Inter nel caso in cui dovesse chiederne o dovesse accettarne 70 per Bastoni sta accettando di fatto quella che è la base minima per un giocatore del genere. Detto questo, se l'Inter dovesse veramente prendere in considerazione una cessione di Alessandro Bastoni, per me ci sono un po' di considerazioni da fare e questo potrebbe creare una serie di problematiche fondamentalmente. Perché parto dalla prima: Bastoni per me vale di più del ruolo che occupa. Cosa intendo con questo? Nel senso che Bastoni preso singolarmente probabilmente è uno dei giocatori, e mi sbilancio, più forti al mondo nel ruolo di braccetto di sinistra, e quindi per l'Inter qualsiasi sostituto in quel ruolo lì, quindi difesa a 3, braccetto di sinistra, considerando questo modulo e l'assetto tattico attuale dell'Inter, andrebbe probabilmente a fare un passo indietro, almeno nell'11 titolare. E poi è un discorso che non riguarda solo il singolo, ma è un discorso che si estende un po' a tutta la squadra, all'intero sistema Inter, perché Bastoni è uno dei fulcri di questa squadra e ha dinamiche ben strutturate, come ad esempio l'intesa con Barella, scusatemi, l'intesa con lo stesso Di Marco su quella corsia, quindi non è una semplice questione di avere giocatori forti su ruolo, eventualmente avere un sostituto forte ruolo su ruolo, ma proprio una questione di dinamiche di gioco e di squadra che in questa Inter fanno tanto, tanto la differenza. Secondo punto, secondo me, è la questione che riguarda proprio la corsia di sinistra, perché giorni fa abbiamo visto un po' la situazione attuale della rosa dell'Inter, andando a considerare la corsia di sinistra in questo momento, a prescindere da bastoni o non bastoni, comunque c'è una sorta di buco che andiamo a vedere, perché ci sono 2 titolari che sono Bastoni e Di Marco in 2 ruoli diversi, e c'è un sostituto, un vice, che è Carlos Augusto, che va ad occupare fondamentalmente entrambi i ruoli come eventuale sostituto. Ecco, più volte abbiamo detto: già in questo modo
c'è l'impressione che manchi comunque, qualcosa. Andando a togliere Bastoni quel buco diventa una voragine per me. È vero che devi andarlo a sostituire, però, come dicevo prima, ti privi veramente di un pilastro e togli un giocatore che dà tanto e che porta tanto all'Inter in quel senso. Quindi se già la preoccupazione adesso sicuramente più destinata all'altra corsia con l'uscita di Dumfries, però esiste, perché a anche noi qui su questo canale ne abbiamo parlato più volte, pensare di togliere Bastoni, come detto più volte, sicuramente ti creerebbe un ulteriore problema, quindi da buco a voragine fondamentalmente se per rendere l'idea di quello che intendo. È anche vero che in tutto questo discorso probabilmente qualcuno di voi, magari già me lo sta scrivendo prima ancora che insomma vi faccia questo discorso, potrebbe, insomma contestualizzare dicendomi che Bastoni, rispetto agli anni precedenti, quindi agli anni, sotto la guida di Inzaghi, ha performato meno. È stata anche una stagione molto particolare per Bastoni. Sicuramente il discorso legato a tutta la vicenda Kalulu ha spostato tanto, soprattutto nel rendimento dell'ultima parte di stagione, ma tendenzialmente comunque durante la stagione, non ho quasi mai letto, ecco, commenti, così importanti su Bastoni, nel senso così positivi. Sì, la sufficienza, buone prestazioni, però non ha mai spiccato, ecco, per qualcuno e infatti quando è stato poi accostato al Barcellona devo dire che mi ha stupito un po' la facilità anche con cui tanti interisti hanno detto: "Sì, facciamo insomma prendiamo questi 70 milioni, 60, 70 milioni e lasciamo andare, Bastoni. Quindi, sicuramente non è stata un'annata semplicissima per Bastoni, nonostante comunque per me, come ho detto prima, resta uno degli elementi fondamentali e appunto dicevo qualcuno mi può contestare dicendo, Bastoni arriva da una stagione non ottimissima, è in arrivo comunque in teoria Solé che può giocare, su quella corsia, quindi in quel ruolo di fatto a sinistra e paradossalmente potrebbe andare a rispecchiare anche un po' di più quello che forse richiede Christian Chivu, ossia una difesa alta, una corsa all'indietro, piuttosto che magari un gioco palla al piede, quindi costruzione, impostazione, regista di fascia come ad esempio può essere Alessandro Bastoni. Quindi per, quella che è la richiesta di Chievo a livello tattico, forse Solé potrebbe anche essere più adatto, se vogliamo, al gioco dell'Inter, però ti vai a togliere quelle che secondo me sono caratteristiche uniche e, come dicevamo, un apporto fondamentale di uno dei pilastri della squadra, non solo per se stesso, ma anche per gli altri, per mettere in condizione gli altri di performare in un certo modo. E poi secondo me un'altra cosa che non va assolutamente sottovalutata in questo discorso che, riguarda Bastoni è la questione economica, perché, sono andata un po' a spulciare quello che è il parere comune, quello che stanno dicendo tanti tifosi, tanti addetti ai lavori su questa eventuale cessione di Bastoni al Real Madrid, che un po' sposa anche quello che si diceva ai tempi, del Barcellona. Il fatto che l'Inter se dovesse cedere a 70 milioni bastoni, sicuramente potrebbe andare a finanziarsi il mercato, potrebbe avere un budget importante per finanziare il mercato. Ecco, io su questo devo dire che non sono al 100% d'accordo, anzi, perché se esce Bastoni comunque devi andare a trovare un sostituto in quel ruolo lì e in quella fascia lì, fascia non intesa come fascia sinistra, ma come standard, cioè come qualità di giocatore. Quindi, non è semplice e lo stiamo vedendo secondo me nel modo più chiaro, ed evidente con la situazione palestra, cioè esce Dumfries, quindi l'Inter si è andata a privare già sulla corsia di destra di un giocatore chiave come Dumfries, stai cercando, perché anche Ausilio l'ha detto, di andare a trovare un giocatore che possa essere su quella linea lì, Hakimi, Dumfries, Cancelo. Sei andato a puntare su Palestra, che comunque è un talento che sembra essere in quella fascia almeno per prospettiva. Palestra ti costa teoricamente 60 milioni. Quindi stiamo vedendo che comunque se vuoi rimanere in un certo livello, non è così semplice andare a mantenere quello standard a prezzi contenuti. Quindi
Può valere la pena? Dipende da tanti fattori, dipende da eventualmente il giocatore che andresti ad individuare e dipende dalla domanda che ci facciamo poi quando siamo in queste situazioni, cioè l'Inter farebbe un upgrade o un downgrade. Per tutte le considerazioni che vi ho fatto finora, per me l'uscita di Bastoni in questo momento sicuramente rappresenterebbe un downgrade, poi bisognerebbe contestualizzarla, capire quali sono i nomi eventuali, capire la cifra, capire la cessione a quanto verrebbe fatta e tutto il resto. Però io, devo dire che mi ero molto tranquillizzata dopo le parole dell'agente di Bastoni, tra l'altro proprio pochi giorni fa sotto la sede dell'Inter, che aveva un po' chiuso ai discorsi di mercato dicendo: "Bastoni indossa la maglia dell'Inter, è un giocatore dell'Inter, è contento all'Inter". Poi ha detto: "Sicuramente nel mercato può succedere di tutto", però fondamentalmente è andato un po' a spegnere, quella che era la fiamma più accesa ad inizio mercato, cioè un'eventuale cessione di Bastoni, che in questo momento torna un po' a scaldarsi, torna ad accendersi, però io rimango comunque anche su quelle che sono state le varie dichiarazioni della dirigenza, di Marotta, di Ausilio. Voglio affidarmi in questo momento a quella cosa lì. Poi ovviamente il mercato ha delle dinamiche particolari, di fronte a delle cifre sicuramente importanti devono essere fatte delle valutazioni, però ecco, visto che l'Inter comunque si è posta anche delle priorità in questo momento, mi auguro che si operi in quel senso lì, andando a coprire i buchi che già ci sono e non a rischiare di dover poi tapparne altri, ecco, in questo senso. So che è un discorso che forse non metterà d'accordo tutti, ma siamo aperti ovviamente, sono aperta al dibattito e al dialogo, anzi non vedo l'ora di leggere le vostre considerazioni nei commenti e affronteremo ancora questo discorso ovviamente nella live di oggi delle 19:30, quindi in diretta ci sarà ancora più modo di confrontarsi. Quindi mi raccomando, vi aspetto nei commenti, fatemi sapere che cosa ne pensate di tutto questo, di quello che si è detto. Grazie per essere arrivati fino a questo punto del video. Nel frattempo io lascio un altro contenuto al link in descrizione per chi ci sta ascoltando in podcast, se invece ci state seguendo su YouTube vi basta cliccare qui.